Oggi parliamo dell'herpes labiale. È una patologia causata dal virus herpes simplex, che esiste in due diversi tipi, che vengono chiamati tipo 1 e tipo 2. Che fantasia! E vabbè, non è una gara di fantasia, è un modo di differenziarli. Il tipo 1 è più frequentemente causa di infezioni alla bocca e al viso. Il tipo 2 causa solitamente infezioni genitali. Nelle palle, che schifo. Più o meno in quella zona, perlomeno per l'uomo, solitamente un po' più avanti. Comunque per il canale Orofacial Pain ci limiteremo a parlare dell'herpes labiale. Comincia con una prima infezione, solitamente nei bambini e nei giovani adulti, che nella maggior parte dei casi è asintomatica. Ma negli altri casi si manifesta con la formazione di vescicole nelle mucose della bocca, sulle guance, sulla lingua, sul palato, sulle gengive e intorno alla bocca, che poi si trasformano in ulcere dolenti e in croste. Spesso è preceduta da una sensazione di formicolio e bruciore della zona e associata a sintomi generali di infezione, come febbre, malessere generale, ingrossamento dei linfonodi, dolori muscolari, mal di testa. Questa infezione primaria prende il nome di gengivo-stomatite erpetica primaria. Anche qui, che fantasia! Ancora! Solitamente l'infezione primaria si risolve spontaneamente nel giro di 1 a 2 settimane. Tuttavia la guarigione non comporta l'eliminazione del virus, che rimane silente nelle cellule del sistema nervoso, in particolare nel ganglio del trigemino, che è il nervo che porta la sensibilità al viso. Per chi non sa cos'è un ganglio, è un agglomerato di cellule nervose. Io non ci sto. Lo so, ma non è questione di starci o meno. Purtroppo il virus è molto bravo a nascondersi, ma qui è tenuto sotto controllo dal sistema immunitario, che gli impedisce di proliferare e creare danni all'organismo. Ma quando si verificano le condizioni favorevoli alla replicazione del virus, il virus inizia a replicarsi e attraverso il nervo raggiunge anche la mucosa e la pelle delle labbra, dando origine all'herpes labiale. Queste condizioni possono essere un'intensa esposizione alla luce del sole, al caldo o al freddo, periodi di stress fisico o emotivo, il ciclo mestruale nelle donne o condizioni che abbassano le difese immunitarie, come infezioni e terapie. Ma anche terapie odontoiatriche. Vabbè, cosa vuoi farci? Tuttavia, questo non succede a tutte le persone. Infatti, circa l'80-90% degli adulti risulta positivo all'herpes virus, ma meno di un terzo va incontro ad episodi di herpes labiale. I primi sintomi sono una sensazione di prurito e formicolio nella zona delle labbra, a cui segue la comparsa delle vescicole, localizzate sulla cute e la mucosa delle labbra, che possono estendersi alla cute intorno alle labbra, alla guancia, al naso, solitamente unilaterali, che si trasformano in ulcere e poi in croste, per poi scomparire nel giro di 1 a 2 settimane. Le lesioni si possono localizzare anche all'interno della bocca, sul palato e la gengiva. Si associa il dolore, il bruciore della zona interessata, soprattutto nel primo momento della comparsa delle ulcere. La malattia è contagiosa soprattutto durante il periodo in cui compaiono le lesioni, per cui è importante evitare il contatto diretto della zona con altre persone, ad esempio con i baci, ed evitare anche di condividere oggetti che vengano a contatto con le lesioni, come bicchieri, posate, asciugamani, eccetera. È anche molto importante evitare di toccarsi e grattarsi le labbra con le mani e lavarsele spesso, per evitare di diffondere l'infezione anche in altre sedi, come ad esempio il naso e gli occhi. Se il virus colpisce anche l'occhio, dà origine alla cheratite erpetica, che deve essere gestita immediatamente dall'oculista per evitare lesioni permanenti e addirittura la cecità. Bravo!
Grazie. Purtroppo nelle persone con un sistema immunitario indebolito il virus può raggiungere altri organi come il midollo spinale e il cervello, causando encefaliti potenzialmente mortali. La diagnosi è solitamente clinica, basata sull'evidenza delle lesioni e sull'esame clinico del paziente o della paziente. Solo in rari casi dubbi si preleva del materiale biologico dalle vescicole per ottenere il virus, che viene fatto poi replicare in colture cellulari per essere poi isolato e identificato. Oppure si estrae il DNA del virus dai liquidi corporei per identificarlo. Con un esame del sangue si possono anche rilevare gli anticorpi diretti verso il virus. Per quanto riguarda la terapia, lascio la parola al dottor Roberto Gindro, un farmacista che ha un bellissimo canale su YouTube, vi lascio il link in descrizione, dove parla soprattutto di benessere legato alla nutrizione. Ma in questo caso descrive molto bene i farmaci che vengono utilizzati per l'herpes labiale. Vai Roberto! Come abbiamo detto in apertura, non è possibile guarire definitivamente dal virus, che dopo ogni episodio trova nuovamente in qualche modo rifugio all'interno dei gangli nervosi per lasciarsi una porta socchiusa a nuove successive riattivazioni. Questo non significa tuttavia che non esistano terapie per provare a velocizzare la guarigione delle vescicole o, quando proprio eccessivamente frequenti, anche limitare il numero di riattivazioni. È in genere possibile ottenere un certo sollievo dai sintomi, dal fastidio, con l'applicazione di crema all'ossido di zinco, ma il trattamento più efficace per questo tipo di infezione è costituito da un agente antivirale in grado di bloccare la moltiplicazione del virus, contribuendo così ad abbreviare i tempi di guarigione. I due farmaci più usati in assoluto sono aciclovir e penciclovir, le classiche cremine da applicare sulle lesioni. Purtroppo non tutti i pazienti ne traggono uguale beneficio, ma per sperare di essere tra i fortunati è davvero molto importante che vengano usate correttamente. L'aciclovir si è dimostrato efficace soprattutto se iniziato fin dalla fase prodromica, ovvero quando inizia a sentire prurito, formicolio, che preannuncia lo sviluppo delle vescicole nelle ore successive. La posologia richiede l'applicazione di uno strato di crema ogni 4 ore, notte esclusa, per almeno 5 giorni e fino a un massimo di 10. Il penciclovir, da parte sua, fornisce risultati soddisfacenti indipendentemente dalla fase sviluppo della lesione erpetica, anche se rimane comunque decisamente preferibile iniziare appena si riesce. In questo caso l'applicazione è ancora più frequente, ogni 2 ore per 4 giorni consecutivi, notte esclusa. Inoltre è indispensabile lavarsi bene le mani dopo ogni applicazione topica per proteggere se stessi e gli altri. Nei casi di manifestazione grave si può ricorrere all'assunzione di antivirali per bocca, che diventa una strategia possibile anche in caso di recidive erpetiche eccessivamente frequenti, la cosiddetta terapia soppressiva, da assumere per lunghi periodi o addirittura a tempo indeterminato, a giudizio del dermatologo. Grazie Roberto. Volevo aggiungere che oltre alla terapia con farmaci antivirali si sono ottenuti buoni risultati anche con la terapia fotodinamica, cioè con la luce, sia nella riduzione della durata delle lesioni che nella riduzione della frequenza delle recidive. In pratica si applica sulle labbra una sostanza fotosensibilizzante e poi si irradiano le lesioni con una lampada. Si produce una reazione che libera molecole ossigenate molto reattive che causano la morte delle cellule infettate dal virus, favorendone la sostituzione con cellule nuove. Perfetto, direi che abbiamo detto tutto. Se avete domande o dubbi, fatemelo sapere nei commenti. Grazie per aver guardato il video. Vi lascio come sempre in descrizione il link di alcuni articoli a cui potete dare un'occhiata se volete approfondire l'argomento. Per qualunque altra cosa o se volete contattarmi direttamente potete visitare il mio sito internet e lì trovate tutti i miei contatti. Se ricordate, in alcuni video che ho pubblicato qualche anno fa inserivo i ringraziamenti nei titoli di coda, tipo questi. Poi è una cosa che non ho fatto più, ma se vi piace la rifaccio. Cosa dite? 0 titoli. Ah, non vi piace? Vabbè, allora niente, non li metto più. Ciao a tutti, alla prossima! Non piace.